Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale dedicato alla fluid art. Oggi utilizzerò una super palette, ossia una palette arcobaleno. Ho preparato i miei colori. Tutti questi colori sono della linea Montmartre e sono precisamente il viola, il blu ciano, turchese, il verde chiaro, giallo limone, vermiglione e magenta. In realtà utilizzerò anche un po' di bianco e la tecnica è la tecnica flip cap, quindi cercherò di creare una composizione con celle di tutti i colori, quindi celle arcobaleno. I miei colori vi faccio vedere la consistenza, vediamo uno dove si può vedere bene, magari il blu. E sono molto cremosi, quindi belli densi. Va bene anche più fluido di così, ma non troppo. Li ho preparati tanto densi perché voglio che le celle che compariranno siano compatte. Non voglio, come in realtà tante volte faccio, delle celle che si espandono tanto, voglio che rimangano piccoline. Al limite poi le allargo io. Preparazione del colore. Io per preparare questi colori ho usato un fissativo acrilico. Potete usare anche un altro medium, ovviamente. Il mio consiglio è di utilizzare medium densi, in modo tale da poter ottenere delle consistenze adeguate. Se andate ad utilizzare medium, ad esempio come il medium Montmartre oppure il medium della Liquitex, ecco, questi medium sono già di per sé fluidi e quindi il colore non riescono a tenerlo denso, ve lo fluidificano troppo. Riuscite lo stesso ovviamente a creare la flip cap, le celle e tutto, però se il colore è troppo fluido diciamo che la composizione viene un po' diversa da quella che io in realtà in questo momento ho in testa, quindi serve un colore denso. Per ottenere un colore denso il mio consiglio è quello di utilizzare come medium o fissativi acrilici o colla vinilica o al limite anche Floetrol, anche se in realtà questo lo sconsiglio perché se usiamo il silicone secondo me diventa un po' costosetto, quindi magari utilizzare un prodotto analogo tra virgolette nella consistenza, e visto che poi ci aggiungiamo il silicone è la scelta secondo me migliore. Olio di silicone, io utilizzo l'olio di silicone della EFCO, vi linko nella descrizione del video tutti i prodotti che ho utilizzato, così vedete quali sono, eventualmente li potete anche direttamente acquistare, e vado a metterci 2 gocce di silicone in ogni colore, quindi tutti i colori avranno il silicone, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 e 2. Ora li mescolo bene e poi saremo pronti per preparare la nostra flip cap. Ok, allora partiamo con la preparazione della nostra flip cap. Questa è una tela 30 x 30 cm, l'ho preparato, gli ho messo lo scotch sul retro per non sporcarlo e le puntine per tenerla rialzata, e questo è un bicchiere da 350 ml. Allora partiamo con un po' di bianco sul fondo, faccio strati il più possibile sottili, ok? Quindi adesso un po' affonderà perché il bicchiere è alto, quindi cercando di essere un po'
più delicati, ecco. Quindi il viola, poi uno strato di blu, cerco di coprire bene, ok, di creare uno strato il più possibile omogeneo. Turchese, man mano che si sale diventa più facile perché il colore affonda meno. Verde, giallo, vermiglione, e magenta. Ora gli do di nuovo uno strato di bianco leggero e faccio un altro giro usando meno colore perché altrimenti non arrivo. Vediamo se riesco a metterli tutti. Quindi allora, flip cap pronta. Ora dobbiamo capovolgerla. Io quando ne ho una sola uso la tecnica easy super easy di appoggiarci sopra la tela, tengo il bicchiere saldo e 3 2 1 la giro ed ecco qua. Ora attendiamo circa mezzo minuto per dare il tempo al colore di scendere e di depositarsi bene sul fondo, dopodiché procederemo con la rimozione. Ok, porto il bicchiere avanti e eccoci qua. Wow, veramente bello, sfumature veramente molto belle. Guardate che bello qua. Prendo il mio cartoncino per tenere il colore. Intanto farò questa operazione, vado a portare il colore su tutta la tela. In questo modo salvo le parti che ritengo migliori, quindi vado verso un lato e poi torno al centro. E questa cosa qua la faccio anche da questa parte perché mi piace questo lato. Quelli che non mi piacciono sono quelli che stanno verso di me, quindi ok. Quindi questi lati qua li posso tranquillamente andare a eliminare così. Guardate che bello, che belli questi colori. E andiamo a eliminare anche qui che non mi piace. Ok,
Allora, io questa cella gigante che c'è qua non la voglio, quindi vado a togliere anche questa. Ok, riporto il colore nel centro e ora è il momento di andare a creare un po' di celle. Cannello, e da lontano vado a creare un po' di celle. Vi avvicino un po' così vedete meglio e andiamo a creare le celle. Allora, intanto si stanno scoppiando un po' le bollicine d'aria e ora con calma le celle. Ed ecco qui la nostra flip cap multicolore. Quindi abbiamo tutte le sfumature dei colori della palette che abbiamo utilizzato e anche tantissime celle che prendono tutti i colori, quindi dal viola al blu, al verde, al giallo, al vermiglione, per arrivare al magenta. Io lascio così questa flip cap perché voglio mantenere le celle piccole e non voglio andare ad eliminare le sfumature di fondo che ci sono. Volendo si possono allargare queste celle perché comunque ce n'è abbastanza di colore sulla tela da permettere di scaricarne un po', e questo ci permette di allargare le celle, ma io non voglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia ispirato. Come sempre nella descrizione del video trovate le informazioni aggiuntive, come ad esempio i prodotti utilizzati e i relativi link. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un like per aiutarmi a crescere. Io vi ringrazio e spero che ci sarete anche nel prossimo video. Ciao a tutti!